Ciao amici, ben ritrovati. Oggi parliamo di un inchiostro blu scuro, un blu magico, anzi un nero magico blu, come ce lo definisce Private Reserve, che è il produttore di questo inchiostro. Allora cominciamo un po' con ordine dicendovi intanto che è uno di quegli inchiostri che mi piace. Mi piace per diversi motivi, lo scopriremo nel corso di questa visitazione che farò. Cominciamo dal calamaio, un calamaio da 60 e rotti millilitri se non ricordo male, 62 forse, e particolare perché come vedete ha una forma cilindrica né più né meno. Un'azienda che produce una tavolozza davvero variegata di colori quindi non solo primari, colori anche abbastanza invitanti per le sfumature che riescono a conferire alla loro produzione. Una produzione che spesso è stata un po' accostata a quella della Diamine, perché ricchezza di colori, anche una certa formulazione che può richiamare quella della concorrente britannica, quindi sì, insomma, l'accostamento c'è, anche perché molte tinte sembrano quasi intercambiabili. Guardiamo subito una cosa, l'imboccatura del calamaio, ce ne fossero così. Anzi, dopo stringo l'inquadratura, anzi vi faccio una foto e vi faccio vedere meglio cosa succede. Allora, imboccatura ampia, generosa, va bene per tutto. Potete caricare 2 o 3 lami contemporaneamente, mettere 2 Montblanc 149 e caricare di inchiostro senza fare danno. Bene così, bene anche il pescaggio, perché in questo modo, potendolo quindi inclinare a nostro piacimento, riusciamo ad andare ad attingere anche le ultime gocce di inchiostro. Vi faccio notare come ci siano pochissimi pigmenti residui, perché Marco li pulisce, non perché l'inchiostro ne sia esente. Questa è una problematica di questo inchiostro, così intenso, così profondo, così saturo, ma anche problematico perché, mi raccomando, pennini vanno sciacquati. È un inchiostro che tende a lasciar sedimentare il pigmento per evaporazione e quindi può ostruire, può anche un pochettino, non dico danneggiare, ma poi richiedere un lavaggio più profondo del pigmento, del vostro conduttore, alimentatore e pennino. Nel frattempo vi ho fatto una fotografia dettagliata dell'imboccatura del calamaio, dove troviamo questo pezzettino che permettete che lo bagni un attimo e lo tiri via, eccolo qua, perché una cosa che ho notato dopo che sono aperti questi calamai da 3-4 mesi, forse anche più, il tappo, che come vedete è dotato di una pellicola, questa pellicola comincia a staccarsi e in certi inchiostri, non in tutti ma in alcune colorazioni, quelle del blu assolutamente sì, ce le ritroviamo talvolta persino immerse, sembrano delle calze, quelle che si formano sui liquidi, e vanno tolte, vanno pescate e eliminate. Mi dà un po' fastidio e bisogna starci attenti. Altra cosa che mi sento di segnalare: i tappi sono dei tappi che chiudono, perché comunque chiudono, però vedete sono dei tappi abbastanza deformabili. Allora, a volte può succedere, soprattutto con inchiostri come questi che lasciano parecchio sedimento, se non li utilizzate da un po', quando andate per aprirli, niente da fare, non si aprono, e quindi ci va un po' di lotta, quindi cercando magari di premere un po' di qui, un po' di là, perché essendo deformabili è facile quindi sganciarli, disincrostarli, perché si sono attaccati, e poi vedrete che ci riuscite. Quando ci riuscite, io ho fatto l'esatto opposto adesso, premendo un po' di qui, premendo un po' di là, l'ho incastrato, ecco. Quindi quando ci riuscite però fate attenzione anche a quando sollevate il tappo, perché evidentemente ci saranno molti residui e quindi cercate che non finiscano nell'inchiostro, perché ogni volta che andate poi ad aspirarlo con il pistone, con la penna eccetera, ve li portate su e create lo stesso danno.
Quindi messi in guardia da queste problematicità che il private reserve, come molti inchiostri simili a questo, può causare, andiamo ad osservarlo, quindi facciamo una bella analisi di quello che è il colore e quella che è la tinta. Osservato all'interno io vedo un colore quasi viola scuro, un violetto scuro, e in effetti ritroveremo nella profondità di questo blu, di questo nero magico blu, come ce lo descrive l'azienda, il produttore, invece una connotazione sul bluette, sul violetto, scusate, non sul bluette, quindi una contaminazione di rosso o di magenta, come vogliamo chiamarlo, addizionata al blu, che ce lo sposta appena lì. Però non mi fa difetto, gli dà un po' di profondità, un po' di corpo, ma ancora lo ritengo accettabile nella gamma cromatica del blu. Infatti è di quegli, fra quegli inchiostri che io segno con una lieve contaminazione. Se invece dovessi guardare soltanto a quello che vedono i miei occhi nel calamaio, dovrei dire questo assolutamente è un inchiostro violetto. Dal punto di vista olfattivo è un odore un po' acetoso, un odore che insomma non è molto gradevole al mio naso. L'ho caricato sul pennino extra fine della Pilot Plumix. Perché? Perché è un inchiostro che, da quello che abbiamo potuto osservare, magari non ve l'ho fatto vedere a dovere, ma adesso spero di riuscirci, è un inchiostro che senza dubbio è di quelli viscosi, con un indice di viscosità elevato, oleoso, e quindi serve molto a quei pennini taglienti, a quei pennini aguzzi che hanno quindi dei lati per così dire esposti, può essere anche uno stab, può essere un pennino calligrafico italico, serve d'aiuto perché li protegge, perché lubrificando e creando la protezione nelle parti più esposte aumenta e contribuisce alla scorrevolezza. Lo andiamo a mettere subito alla prova sulla carta Rhodia come faccio di solito e poi lo esamineremo un pochettino in maniera più approfondita nel riscontro visivo, che è l'altra analisi. Adesso, dopo quella sensoriale, occupiamoci di quella invece dinamica, cioè come si comporta, come aiuta, come si presenta la formulazione di questo inchiostro nella fase dinamica. Quello che vi ho appena raccontato me lo ritrovo pari pari nella sensazione, cioè private reserve, lasciatemi completare, scusate che non l'ho fatto, magic, no, non è magic, non lo imparerò mai, black, magic, blue, e cioè un film oleoso, lubrificante fra il pennino e la carta, quindi scorrevolezza persino con un pennino come questo che è il pennino extra fine della Pilot. Vedete come si scrive Plumix, come riesco a scrivere insomma un po' come voglio. Sto scrivendo con dei caratteri abbastanza normali, ma posso scrivere in grande, scorrevolezza assoluta, posso scrivere in piccolo, mantenendo la governabilità, sto scrivendo tanto piccolo, del tratto. Certo, perché un po' ci mette la carta, un po' la qualità di questo pennino, ma stiamo parlando di un inchiostro che mette a suo agio soprattutto, ve l'ho detto, quei pennini un pochettino più aspri, un pochettino più ruvidi sulla carta. È chiaro che se a questo tipo di formulazione dell'inchiostro andiamo a mettere un bel pennino rotondo, come può essere quello della, non so, tanti Jowo, tanti Pelikan, che già di loro scorrono a dovere, e lo utilizziamo su una carta particolarmente liscia come effettivamente questa Rhodia, e andiamo a sbilanciare un po' la nostra equazione, ci ritroviamo una penna meno controllabile che asserve meno il nostro indirizzo grafico. Quindi sempre saper bilanciare quella che io definisco l'equazione stilografica. Equazione, sto molto leggero, stilografica, perché vado a vedere se mi passa
il foglio. No, neanche qui dove ho fatto c'è traccia di questo. Cosa possiamo osservare? Poi lo vedremo più nel dettaglio, però intanto possiamo osservare che è un blu scuro, ma che mantiene le sue caratteristiche di blu, sebbene, non nascondiamolo, ci sia questo strizzare l'occhietto un po' alle tinte del rosso, no? A questo colore confinante che poi origina il viola in tutte le sue sfumature. Qui c'è appena un po', e lo si nota, ma trovo che, come ho detto all'inizio, sia più un modo di scaldare questo blu, di dargli un po' di corpo, piuttosto che un difetto o comunque una contaminazione che tenda ad allontanarlo drasticamente. Prima di passare all'analisi invece sull'altra carta, permettetemi, questo è un foglio che ho utilizzato per le mie prove tempo addietro, provo a scrivere con questo pennino, perché questo è l'extra fine della Pelican, invece questo qua è il pennino. Giusto per fare il confronto, lo faccio in diretta con voi, sulla Rhodia, pennino extra fine, Pilot, Plumix. Ok, siamo pronti per andarli ad esaminare. Comincio dal mio foglietto su carta Rhodia, una bella tinta piena, profonda, eccola qua. Sì, si vede effettivamente bella densa, anche perché comunque l'inchiostro è viscoso, c'è una pienezza nel tratto, non mi pongo alcun dubbio sulla capacità coprente, è un inchiostro che comunque, come vedete, resta abbastanza brillante anche, certo qui c'è la carta, purtroppo è difficile dare un giudizio netto quando entrano in gioco più parametri, però resta molto vivo, almeno su Rhodia è molto bello. Dalla Rhodia alla pigna, perché una carta come Rhodia la scelgo perché è liscia, perché è una carta molto rifinita superficialmente, molto luminosa, perché la finitura è questa, quindi una carta anche quasi brillante, potremmo dire, sebbene sia opaca come finitura, ma brillante perché il trattamento, il coating superficiale è tale da mettere in risalto sia il colore naturale degli inchiostri che dall'altra parte anche aumentarne un po' il contrasto, perché partiamo da un bianco che, seppur un bianco con un'intonazione tendente al caldo, è un bianco bello netto, il tratto viene asciugato e impregnato nelle fibre della carta in maniera molto definita, molto netta, cosa che non avviene con molte altre carte e soprattutto con carte più economiche come questo blocco Pigna Style, bravo, buono e generoso quanto volete, ma con delle caratteristiche totalmente diverse. Innanzitutto una carta meno lavorata in superficie, quindi più grezza, più porosa potremmo dire, la grammatura tutto sommato è molto simile, questa però è una carta rigata e la rigatura, come sapete, contribuisce a variare sia la percezione cromatica dell'inchiostro che anche la luminosità, perché non solo c'è un punto di bianco diverso, ma come vedete la carta appare più scura rispetto alla Rhodia. L'ho provato qui una quindicina di giorni fa con un altro pennino, il pennino extra fine Pelican, che come potete vedere è ben più abbondante di quello Pilot. Mi interessava provarlo adesso con questo pennino per capire anche la capacità coprente con un pennino davvero fine e quanto si discostava lo stesso pennino dalla Rhodia, discostava, mi riferisco all'inchiostro, e come vedete si discosta davvero poco. Guardate che somiglianza c'è anche tra le due carte, tra le due prove che ho effettuato sovrapponendo e incrociando il tratto. Quindi bene, vuol dire che cosa questo fatto? Vuol dire che abbiamo a che fare con un pigmento comunque formulato bene, un pigmento che riesce, nonostante le differenze della carta, ovviamente entro margini di tolleranza, a rimanere costante e continuo sia come fissaggio nelle fibre e tanto più quindi nel riscontro visivo nel tempo, perché questo foglietto su Rhodia l'abbiamo fatto 5 minuti fa,
questo qua invece risale a più di 15 giorni. Non solo, ma noto che al netto delle differenze dovute al tratto, cioè alla larghezza del tratto e quindi alla profondità che un po' inganna la vista in quanto c'è più inchiostro, la tinta, proprio la parte cromatica del tono dell'inchiostro resta la medesima. Lo possiamo osservare meglio forse tra questi tratti che via via poi arrivano ad un pennino broad come questo del Pelikan, che vedete però descrivere la stessa tonalità dell'inchiostro, quindi bene anche da questo lato. Perché? Perché un buon pigmento ci dice subito che utilizzato con un pennino extra fine, con un pennino extra fine un po' diverso, o con un pennino broad, mantiene la stessa caratteristica cromatica, e questo è importante, serve anche tra l'altro a riconoscerlo poi in mezzo a tanti altri inchiostri magari con i quali scriviamo. Sì, vabbè, ok, e su altre carte, 8. Se non faccio un po' di danni non sono Marco Chiari, devo staccare. Ok, recuperato tutto perché ho la scrivania piena di cose da mostrarvi, prove, inchiostri, calamai, eccetera. Dicevamo, andiamolo a vedere sulla carta Ecoaqua di Fabriano, una carta che ha una tinta leggermente avoriata, e questo inchiostro non mi dispiace nemmeno qui. Non mi dispiace perché l'accostamento tra questo color avorio e il blu profondo e intenso dell'inchiostro mi piace particolarmente, però mi piace molto anche osservarlo su un bianco neutro come sono le carte che ho utilizzato prima. Quindi come sempre le cose quando sono di nostro gradimento ci piacciono tanto in un verso che nell'altro. È il caso di questo inchiostro. L'ho provato anche sulla Clairefontaine, che invece ha una finitura diversa rispetto a quella micro come possiamo dire rugata della Fabriano. Questa è praticamente lo stesso gruppo di Rhodia, però c'è questa rigatura violacea che senza dubbio spalleggia la tinta di base del nostro inchiostro. Quello che mi piace di questa carta è che, ancora più di Rhodia, riesce a mettere in risalto eventuali shading persino in un inchiostro scuro come è questo. Non so se riesco a farvelo vedere. In quest'ultimo Italic Broad ci sono persino delle variazioni cromatiche dovute in parte all'inchiostro, in parte al flusso, e questo è un pennino decisamente valido. Mi piace molto anche questo ed è uno degli strumenti che utilizzo per valutare proprio questi aspetti. Tanto più negli inchiostri ho scritto denso nel senso di texturato, perché c'è una viscosità davvero percepibile. Guardate fra le due carte, fra la Fabriano e la Clairefontaine, si vede che è lo stesso pennino, ma qui c'è, come dire, una pennellata che appare più densa osservata sulla carta. Probabilmente passandoci sopra con uno strumento molto sensibile si potrebbe persino vedere questo. Prima di salutarvi però andiamo a dare un occhio a quello che potrebbe essere, riportandomi sulla mia carta Rhodia, a quello che potrebbe essere un inchiostro o essere degli inchiostri che possano un pochettino ricordarci questa tinta. Allora, per esempio, nella mia opinione c'è il Colorverse KLSV2, che però mantiene una tonalità di blu un po' più rigorosa. Rigorosa da una parte perché spero si possa vedere che questo, che è il Private Reserve, rispetto a questo è un pochettino più connotato verso il viola. È anche vero che però il Colorverse, se lo accosto da questa parte, mi fa vedere delle nuage azzurre, delle sfumature molto più chiare, e quindi non è poi così vicino. Però tra quelli che possiedo è quello che lo ricorda anche molto dal punto di vista della formulazione. Poi c'è lo Yonaga di Shikiori, di Sailor,
un inchiostro che è scuro, profondo come il Private Reserve, ma conserva un tono di blu più rigoroso. Qui vedo pochissime contaminazioni, forse appena un po' di giallo. Lo Shimmering Sea della Diamine è quello che per altri versi invece me lo ricorda, perché rispetto ai due precedenti è un pochettino più attento al tratto, riesce a mantenere un tratto più fine, cosa che invece scappa un po' di mano ai due precedenti. E poi per ultimo il Tanzanite della Pelican, Edelstein Tanzanite, che è ancora più profondo, ma come spero si possa notare persino più ricco di, vedete, di riflessi magenta, di riflessi viola scuro, e quindi lo sposta ulteriormente. Insomma, tanti inchiostri per accontentare i gusti di tutti. Secondo me comunque il Private Reserve Black Magic Blue è un buon inchiostro, un inchiostro che può aiutarvi quando avete dei pennini sottili, taglienti, aguzzi, per aiutare un pochettino la scorrevolezza. Ciao a tutti amici, vi aspetto ai prossimi video.